Cari amici della Gazzetta, a noi piacciono tutte le vetture d'epoca, ma alcune indiscutibilmente hanno un ruolo più importante nella storia dell'automobilismo. È il caso sicuramente della Range Rover. Questa che abbiamo qua è una Range primissima serie del 1970, un colore stupendo, ha 53 anni, però portati magnificamente. Perché è importante? È importante nella storia dell'automobilismo perché è senza alcun dubbio il primo SUV europeo, il primo Sport Utility Vehicle europeo. Come detto, parliamo di oltre mezzo secolo fa, quando il fuoristrada non era un hobby come adesso, ma era proprio una necessità di chi non aveva strade asfaltate e di chi aveva bisogno di un 4x4 per muoversi. E la scelta non poteva che ricadere per queste persone su una macchina tipo la Land Rover, oppure, che so, la Toyota Land Cruiser, o magari in Italia la Fiat Campagnola, veicoli che facevano straordinariamente bene il loro lavoro, ma che su asfalto erano dei trattori lenti, rumorosi, scomodi. Con la Range Rover cambia il paradigma. Abbiamo un eccellente fuoristrada, ma anche un'ottima macchina per la vita di tutti i giorni. Questo era l'interno della Land Rover, come vedete proprio di derivazione, poteva essere un mezzo militare sostanzialmente, proprio ridotto all'osso. Andiamo a vedere la Range, che sicuramente è un passo avanti in termini di stradalizzazione, però è ancora una vettura spartana, la prima serie. I sedili sono in vinile, i tappetini sono in gomma ed è stato espressamente progettato tutto questo per poter essere lavato con una canna dell'acqua per eliminare il fango. La stessa plancia è sicuramente più automobilistica, però è in plastica rigida, niente a che fare con le vetture di lusso dell'epoca, la strumentazione è ridotta all'osso, non c'è il contagiri e quindi anche all'interno si capisce che è una vettura nata per terreni difficili e per un uso promiscuo. Quando parliamo di SUV oggi, molto spesso parliamo in realtà di berline rialzate, piene di moquette, senza le quattro ruote motrici, ovviamente senza le marce ridotte. Invece è importante capire che la Range nasce prima di tutto come un fuoristrada, capace di prestazioni molto simili alla Land Rover. È un po' handicappata dalle dimensioni, ma per esempio ha la grossa innovazione delle quattro ruote motrici sempre in presa, cosa che ad esempio la Land non aveva. Non a caso parliamo di un veicolo che ha vinto 2 Parigi-Dakar, di quelle vere. E questa sua anima fuoristradistica la si vede in tutti i particolari. Ad esempio il bagagliaio, che è spartano, senza capelliera, il tappo della benzina direttamente a vista. La stessa scelta delle 3 portiere è dovuta ad una rigidità, voler garantire una maggiore rigidità nel fuoristrada. E poi per esempio le cerniere delle porte o del cofano che sono a vista era una scelta che per una berlina già di quegli anni sarebbe stata inaccettabile. Perché allora la Range Rover, pur essendo un ottimo fuoristrada, va così bene anche su strada? Sicuramente perché sono state eliminate le balestre poco confortevoli a favore di sospensioni più tradizionali, ha 4 freni a disco, ma soprattutto è stato montato un motore 8 cilindri benzina a V di derivazione americana. Infatti l'origine di questo motore, pur essendo un Rover, è il Buick americano, e capace di 130 cavalli, che erano tantissimi per un fuoristrada dell'epoca, e che la spingevano a oltre 150 km all'ora. I più giovani sicuramente non lo ricordano, ma la Range Rover nacque in un periodo molto complicato per l'industria automobilistica. La guerra arabo-israeliana portò alla cosiddetta austerity, non c'era più petrolio, il prezzo della benzina triplicò, non si poteva girare in auto la domenica, altri giorni si poteva farlo a targhe alterne, e molti veicoli vennero criminalizzati per i consumi eccessivi. La Range consumava tantissimo perché 3-4 ruote in trazione permanente, motore 8 cilindri a V peso, era difficile fare più di 5 km con 1 litro. Eppure nonostante questo superò l'austerity perché era un successo tale che tutti la volevano e la produzione non riusciva a stare dietro agli ordini. Siamo adesso al volante di questa favolosa auto. Come tutte le auto d'epoca è sottile, però è spaziosa, ovviamente ha 4 marce più le ridotte, terza e quarta ridotte equivalgono a prima e seconda normale e il differenziale autobloccante. Una cosa che ovviamente quando parlavamo di macchina spartana, i primi 2 anni non hanno il servosterzo, è veramente un camion, nel senso che sarebbe inaccettabile oggi una macchina del genere, non lavorerebbe nessuno senza servosterzo. Il motore di questo veicolo è nuovo, è stato rifatto interamente,
È un 8 cilindri a carburatori classico americano di derivazione, come abbiamo detto, è veramente bellissimo, non ha neanche un po' di elettronica. Una particolarità sono ovviamente gli specchietti retrovisori che sono posizionati all'estremità del cofano. Una caratteristica che noi oggi siamo abituati è quello di guidare in una posizione rialzata, però per tantissimi inglesi fu una novità molto piacevole, perché di solito le vetture su asfalto erano rasoterra, invece dalla Range si poteva dominare la strada e fu una sensazione evidentemente che piacque molto. La Range Rover prima serie durò tantissimo, 25 anni praticamente. Queste due sono separate da 20 anni, ma le migliorie introdotte sono state limitate, via le cerniere sul cofano, lo sportellino sul serbatoio aggiunto, la cappelliera e un interno decisamente più raffinato, più curato. Flessione finale, la Range Rover che abbiamo provato è lillipuziana rispetto a quella attuale, e oltre a pesare una tonnellata giusta in meno, ma nel corso di tanti anni, al contrario di altre, ha sempre seguito una sua evoluzione logica e una sua coerenza, cosa che la rende nella storia dell'automobilismo, oltre che, come abbiamo detto, il primo SUV europeo, è senza dubbio anche una delle vetture più longeve e iconiche.